Il club più titolato di Francia è caduto e oggi proveremo a riportarlo dove merita. La paccarriera riparte dal Saint-Étienne, niente mercato libero, solo i pacchetti dell'Ultimate Team a decidere il nostro destino. Caos, emozioni e imprevedibilità. Una scalata che può portarci molto lontano sta per cominciare. Il nostro vichingo è pronto per una nuova sfida. Si riparte dal basso, anche se non così in basso come la volta precedente. Ma prima di cominciare vi chiedo di lasciare un like e iscrivervi al canale per supportare il progetto e non perdervi tanti altri contenuti come questo e non solo. Ed eccola qui la squadra che avremo a disposizione in questo primo anno. Sarò sincero, non sembra per niente male, anzi ci sono diversi elementi davvero interessanti. Ci schiereremo con un 4-3-3 con un mediano davanti alla difesa, cercando di costruire un assetto offensivo ma al tempo stesso equilibrato, qualcosa che ci permetta di vincere tutto. L'obiettivo è riportare questo club sul tetto di Francia entro 5 stagioni. Per riuscirci punteremo forte sul nostro portiere. Gauthier Larsonneur, nel pieno della carriera, è affidabile praticamente in tutto. L'unico piccolo difetto è l'altezza. 181 cm per un estremo difensore non sono tantissimi e in alcune situazioni potrebbe soffrire. Un altro giocatore su cui costruiremo il progetto è Lucas Tassen, punta centrale belga di soli 20 anni, che fa di velocità, tiro e dribbling le sue armi principali. Secondo lo staff ha un potenziale altissimo, quindi lo seguiremo con grande attenzione. Per questa prima stagione la dirigenza chiede addirittura di vincere il campionato, un dettaglio che tra poco diventerà fondamentale e per arrivarci ci mette a disposizione appena 3 milioni di budget. A questo punto Aisi hai presentato tutto, ma quindi qual è la differenza con una normale carriera? È semplice, il mercato è deciso dall'apertura dei pacchetti di altri team. E quali pacchetti vanno aperti? In terza divisione, se l'obiettivo è la salvezza, si aprono ancora bronzo onorari, selezionando solo le carte comuni. Se invece si punta in alto, si possono aprire bronzo orari con piena libertà di scelta. Lo stesso principio vale per seconda e prima divisione, rispettivamente con i pacchetti argento e oro. Ma ovviamente i pacchetti a disposizione non sono infiniti. Si possono aprire 4 pacchetti nel mercato estivo e 2 in quello invernale, per un totale di 6. Spero che la spiegazione sia stata chiara e abbastanza sintetica e direi quindi di cominciare subito con il primo pacchetto, che nel nostro caso è un argento raro. E il primo pacchetto di questa paccarriera è sorprendentemente fortunato. Gli ultimi 3 giocatori sono tutti potenziali obiettivi di mercato, perché abbiamo bisogno sia di un difensore centrale che di centrocampisti. Dovremo però vedere chi di loro potremo effettivamente permetterci. Nel secondo pacchetto prenderei in considerazione Yilmaz e Dele Bashiru, sempre che non sia in prestito. I portieri, invece, non ci servono minimamente al momento. Nel terzo pacchetto spunta un altro centrocampista interessante, Cameron dei Rangers. L'ultimo pacchetto purtroppo invece non ci regala nulla di utile. O le posizioni che occupano non servono, oppure i giocatori sono totalmente fuori budget. A questo punto inizia davvero il mercato. Per finanziare il nostro mercato servivano sacrifici e il primo nome a lasciare Saint-Étienne è Igor Miladinovic, un centrocampista completo, utile in costruzione, ma che non rientrava nelle nostre rotazioni future. Il Troyes investe 1,67 milioni, una cifra che ci permette di respirare e di muovere i primi passi verso la nuova identità della squadra. Un altro addio pesante è quello di Denis Sapia, terzino esperto e molto affidabile. Tuttavia, il Reims si presenta con offerta da 1.250.000 euro e a quel punto non possiamo dire di no. Età avanzata, ruolo copribile e soprattutto la necessità di liberare spazio salariale. Anche qui, soldi preziosi per ricostruire. Il primo rinforzo della nostra paccarriera è Mads Emil Madsen, pagato 1.855.000 euro dal Copenaghen. Un centrocampista moderno, fisico da ragazzo di 1,86, ottima visione di gioco e soprattutto un profilo perfetto per il ruolo di box to box. Ha buon dribbling, buoni passaggi e tanta corsa alle gambe. È un piede sinistro molto educato. Un giocatore su cui costruire l'identità del nostro centrocampo. Dai Rangers inoltre arriva Lyle Cameron, pagato 1,1 milioni. Un colpo decisamente intelligente perché a soli 22 anni Cameron unisce velocità, dribbling e un tiro più che discreto. Può giocare mezzala, trequartista o addirittura box to box grazie alla sua mobilità. Un profilo dinamico, giovane e soprattutto perfetto per dare ritmo alla nostra manovra. Segue un altro sacrificio importante, Florian Tardieu, uno dei veterani dello spogliatoio. Il Bochum mette sul piatto 1,3 milioni e, vista l'età e il ruolo già coperto, scegliamo di lasciarlo partire. Una scelta razionale più che emotiva. Servono energie nuove e soprattutto spazio per i giovani. Ma la gestione libera posto per il colpo più pesante al nostro mercato. Alonso Ngwanda, preso per 3.150.000 euro dall'Utrecht. A soli 22 anni è già un centrocampista di contenimento completissimo. Veloce, aggressivo, ottima lettura difensiva e un fisico sorprendente nonostante l'altezza contenuta. Esattamente ciò che ci mancava per dare equilibrio al nostro 4-3-3. Queste operazioni ci permettono di costruire un centrocampo totalmente nuovo, più dinamico, più giovane e molto più adatto allo stile di gioco che vogliamo imporre. E ora che la squadra ha finalmente preso forma, possiamo scendere in campo. Partiamo con il piede giusto, 3 vittorie convincenti che ci danno subito ritmo e fiducia. La squadra gira, il 4-3-3 funziona e Sassen sembra già in grande forma. Ma il primo vero ostacolo arriva contro il Grenoble. 1-0-0 durissimo, una partita bloccata, poche occasioni e la sensazione che ci
sia mancato qualcosa negli ultimi 30 metri. Un piccolo stop, ma un punto che comunque ci tiene lì in alto. Settembre prosegue come agosto, vinciamo, convinciamo e continuiamo a crescere. Ma poi arriva la sfida più difficile del mese, quella contro il Reims, capolista e favorita alla promozione. È una battaglia equilibrata, giocata a ritmi altissimi e alla fine però perdiamo 0-1. Una sconfitta che fa male, ma che ci conferma di essere competitivi anche contro la squadra più forte del campionato. Ottobre è il mese della svolta, continuità, prestazioni solide e difesa praticamente perfetta. Ma il vero capolavoro arriva il 3 ottobre. Contro il Montpellier giochiamo la miglior partita della stagione, travolgendoli 6-0 in una gara dominata dal primo all'ultimo minuto. Un risultato simbolico, un segnale al campionato. Il Saint-Étienne c'è e punta al primo posto. La squadra continua a correre, arrivano altre vittorie importanti, seguite da un pareggio e da qualche rotazione necessaria a causa del calendario fitto. Ma a novembre arriva la seconda ferita della stagione, la trasferta contro il Nancy, dove perdiamo 0-1 in una partita strana, piena di imprecisioni e poca lucidità offensiva. Una sconfitta che ci rallenta, ma non ci ferma. Restiamo saldamente nelle zone alte della classifica e a inizio gennaio siamo secondi, con 13 vittorie su 17 partite e una difesa praticamente insuperabile. Il Reims corre fortissimo, ma noi siamo lì, 6 punti di distanza e un girone di ritorno tutto da vivere. Il problema è che il mercato estivo ha prosciugato completamente le nostre casse e a gennaio non possiamo permetterci alcun rinforzo. Dobbiamo continuare con gli stessi uomini che ci hanno portati fin qui, fidandoci del loro lavoro e della loro crescita. L'unica operazione che riusciamo a chiudere è la gestione di Nadir El Jamali, che lascia il club per 730.000 euro. Direzione Central Cordoba. Il nuovo anno si apre nel migliore dei modi, con 2 vittorie importanti tra campionato e coppa, segno che la squadra è viva e continua a crescere nonostante un mercato inchiodato. Ma il vero esame arriva contro il Reims ed è un esame che falliamo. Sconfitta 3-0, durissima. Una lezione di calcio da parte della capolista. Una gara che ci ricorda quanto lavoro ci sia ancora da fare per raggiungere il loro livello. Anche febbraio parte forte, con un successo convincente in coppa e una vittoria netta in campionato. Ma poi arriva l'Olympique Marsiglia, una squadra di un'altra categoria, e lo si vede chiaramente in campo. Veniamo travolti 0-3, senza mai riuscire a trovare ritmo o intensità. Usciamo così dalla Coppa di Francia, ma con la consapevolezza che ora possiamo concentrarci solo sul nostro vero obiettivo, la promozione. E allora marzo è il mese della rinascita. Dopo qualche scoria accumulata, la squadra riparte, vince e convince, e soprattutto domina contro il Red Star. La gara finisce 4-1 in una prestazione totale, con un attacco scintillante e un centrocampo che controlla ogni singolo pallone. È la partita che ci rimette definitivamente rotta verso la Ligue 1. Ad aprile acceleriamo ancora, arrivano vittorie in serie, la difesa concede pochissimo e il gruppo sembra più compatto che mai. La gara simbolo è quella contro il Nancy, 3-1, una vendetta perfetta dopo lo 0-1 dell'andata. Vittoria che pesa, che dà morale e che soprattutto ci avvicina matematicamente alla promozione. L'ultimo mese è quello della gestione, qualche vittoria, qualche rotazione e la consapevolezza che il nostro destino è già scritto. L'ultima giornata si chiude con uno 0-0 senza rischi e senza colpi di scena. Una partita tranquilla che certifica il nostro secondo posto. Un pareggio che vale oro, perché il Saint-Étienne torna finalmente in Ligue 1. Chiudiamo la stagione secondi con 87 punti, 28 vittorie e una delle migliori difese del campionato. Una promozione comunque strameritata. Dietro soltanto a Reims, che per tutta la stagione è stato sempre perfetto, chiudendo con 0 sconfitte. E il nostro MVP stagionale non può essere che lui, Lucas Tassen, 20 gol, 8 assist e media del 7.63. A soli 21 anni trascina il Saint-Étienne alla Ligue 1 e diventa il simbolo della nostra scalata. La seconda stagione è inizio e la dirigenza ci consegna gli obiettivi: puntare alla metà classifica. Il problema è che per noi, da neopromossi, metà classifica significa comunque metà inferiore, e questo ci permetterà di aprire solo pacchetti oro non rari. Per il mercato avremo a disposizione 11 milioni, una cifra non enorme per costruire una squadra in grado di ottenere una salvezza realmente tranquilla. Andiamo subito con il primo pacchetto, che purtroppo non ci regala nulla di buono. In realtà, se avessimo il budget per acquistarlo, Garnaggio sarebbe un colpo da squadra top, ma è evidente che non ce lo venderanno per 11 milioni. Il secondo pacchetto invece ci risolleva un po' il morale. Zinchenko o Becao potrebbero essere 2 soluzioni molto valide, soprattutto il primo, considerando che sulla sinistra il nostro terzino titolare non aveva brillato in seconda divisione. Anche il terzo pacchetto è una delusione. Eroi, donne e IF non sono obiettivi minimamente considerabili, quindi rimane un pacchetto completamente inutile. Nell'ultimo pacchetto prendiamo in considerazione Rovella e Nico Gonzalez, ma a meno di cessioni veramente importanti e soprattutto molto remunerative, non riusciremo ad arrivare a nessuno dei due. Per finanziare il nostro mercato dobbiamo iniziare a muovere qualcosa in uscita, e il primo a lasciarci è Gadebeiku. Il Boulogne investe 810.000 euro su di lui. Proseguiamo con un'altra operazione. Stojkovic viene ceduto all'Est Bengal per 850.000 euro. Non era più al centro del progetto, e questa offerta, seppur non altissima, ci permette di fare un altro passo verso il nostro obiettivo di budget. La terza cessione è quella di Joshua Dufu, che lascia il Saint-Étienne per l'Amiens. Arrivano 1.450.000 euro, una cifra importante per un giocatore che non avrebbe trovato molto spazio in Ligue 1. Ma nel frattempo salutiamo
presentiamo anche Mikhail Nadé, che vola al Real Saragozza per 2.350.000 euro. Una cessione pesante dal punto di vista emotivo, ma necessaria per aprire margine salariale e liberarci di un contratto impegnativo. Il tesoretto ora comincia a prendere forma. L'ultima uscita è Lassana Traoré, ceduto al Thun per 740.000 euro. Una mossa che chiude definitivamente il nostro ciclo di cessioni e ci permette di guardare al mercato con un budget finalmente più importante. Zinchenko infatti arriva dall'Arsenal per poco meno di 5 milioni, con una valutazione solida, 78 di overall, grandi doti di passaggio e un'intelligenza tattica perfetta per la nostra costruzione dal basso. È ufficialmente il leader tecnico della nostra linea difensiva. Chiudiamo con un'ultima uscita minore per provare a comprare qualcun altro. Mahmoud Jaber, che va al Motherwell per 920.000 euro. Proviamo fino all'ultimo comunque a convincere qualche squadra a lasciarci almeno in prestito qualche giocatore, ma senza successo. E ora il mercato, volenti o nolenti, è completo. Possiamo pensare solo al campo. L'esordio in Ligue 1 è subito un test complicato, un mese breve ma intenso, in cui la squadra prende le misure alla nuova categoria, e nella partita più importante, quella contro il Lille, troviamo un pareggio preziosissimo per 1-1, un punto che vale fiducia e che ci dice che possiamo davvero competere anche qui. Settembre ci mette davanti a un calendario pesante e i risultati alternano alti e bassi, pareggi, piccoli segnali di crescita, ma anche la primavera botta. La sconfitta per 3-1 contro il Tolosa, una gara in cui soffriamo tanto e capiamo quanto la Ligue 1 richieda un ritmo diverso. Un mese complicato, ma utile per capire dove migliorare. Ottobre ha due facce, sconfitte pesanti, sconfitte in parte equilibrate, ma anche una squadra che comincia a essere più compatta. E nella sfida più attesa del mese arriva il colpo grosso. Battiamo il Monaco 2-1 con una prestazione brillante e ci ripetiamo pochi giorni dopo battendo per 1-0 il Lione. Un successo che vale molto più di 3 punti e che ci fa salire di livello mentale. A novembre continuiamo con un ritmo costante, raccogliendo punti importanti contro avversari difficili. Il momento chiave arriva contro lo Stade Rennais. Vinciamo infatti 1-0 con una partita tecnicamente perfetta, aggressivi, concentrati, maturi, una vittoria che ci lancia nella parte centrale della classifica con sempre più certezze. A dicembre giochiamo 2 sole partite, vinciamo contro il Nantes e pareggiamo con lo Strasburgo, ma restiamo comunque dentro la corsa a metà classifica. E infatti a gennaio ci presentiamo in 10ª posizione con 21 punti. Un campionato cortissimo, dove ogni partita può cambiare il mondo. Ancora una volta ci presentiamo al mercato senza un vero budget. I rinnovi richiesti dai nostri migliori giocatori hanno prosciugato quasi tutte le risorse, lasciandoci praticamente impossibilità di intervenire sulla rosa. Possiamo permetterci solo una gestione minore e a quel punto non ci resta che tornare a concentrarci sul campo, consapevoli che la seconda parte di stagione dovrà essere affrontata con questo gruppo, senza alcun rinforzo. Il nuovo anno si apre con tante risposte positive. La squadra gioca un calcio più maturo, alternando coraggio e solidità, e nonostante qualche passo falso continua a mostrare segnali di crescita. Ma il test più duro arriva immediatamente, contro il PSG, una partita folle, dominata da ritmi altissimi, che chiudiamo con una sconfitta per 4-3. Una gara spettacolare sì, ma che ci ricorda quanto sia ancora lunga la strada per competere con le grandi. Febbraio è un mese di equilibrio, dove il gruppo sembra aver trovato continuità e una certa identità di gioco. Le prestazioni sono solide, la mentalità è quella giusta, ma arriva il momento della verità contro il Reims, e lì stavolta non falliamo l'appuntamento. Vinciamo 2-1, una vittoria che dà continuità al nostro periodo migliore. Marzo scorre senza particolari scossoni, il ritmo è regolare, la squadra porta a casa punti importanti e conferma quella stabilità che cercavamo dall'inizio. Non ci sono partite che segnano davvero il mese, nessuna svolta netta, nessun crollo improvviso. È un periodo di transizione, di ordine, in cui manteniamo la rotta aspettando sfide più impegnative. Aprile si rivela invece un mese complicato, pieno di insidie e prestazioni altalenanti. La squadra lotta, crea, ma spesso concede troppo, e questa fragilità emerge con forza nel momento chiave, la sfida contro il Lille. Una sconfitta pesantissima per 4-1, uno schiaffo che ci riporta bruscamente alla realtà. L'ultimo mese della stagione ci mostra una squadra che non vuole mollare, capace di mescolare orgoglio e lucidità. Arrivano vittorie importanti, prestazioni solide, e anche quando la fatica si fa sentire, il gruppo rimane compatto. Il vero momento di gloria però arriva contro il Marsiglia, un 2-0 netto, autoritario, che certifica la nostra crescita. Una chiusura perfetta, degna del percorso fatto. Chiudiamo la Ligue 1 al 9° posto con 49 punti, frutto di una stagione equilibrata, sempre lontana dalla lotta salvezza e per lunghi tratti vicini all'Europa. Un campionato solido, continuo e soprattutto costruito senza veri investimenti, un risultato che vale più di quanto dica la classifica. In vetta domina ancora il PSG, campione con 87 punti e un attacco devastante, 96 gol segnati e una stagione praticamente perfetta. Il nostro MVP stagionale è Irving Cardona, protagonista assoluto dell'anno, 31 presenze, 18 gol e 7 assist e una media vicina a 7,40. Ha trascinato l'attacco con continuità, freddezza e leadership, diventando il punto fermo della nostra stagione di ritorno in Ligue 1.
La terza stagione inizia subito con un grande problema, perché la dirigenza ci chiede la qualificazione a una Coppa Europea, quindi di chiudere nella parte alta della classifica, una richiesta ambiziosa che ci costringe ad aprire pacchetti oro rari, ma con appena 10 milioni di budget. Onestamente non avevo grandi speranze per questi 4 pacchetti, però un tentativo andava fatto. Il primo, come previsto, ci offre soltanto giocatori troppo vecchi o fuori portata. Il secondo invece mi sorprende perché spuntano nomi come Biolo e Adli, che potrebbero davvero fare al caso nostro. Il terzo e il quarto, purtroppo, tornano sulla linea del primo, giocatori troppo costosi, impossibili da acquistare in qualunque modo. Ho provato per tutti e 2 i mesi di mercato a trattare, ma il Leeds non è mai sceso sotto i 19 milioni richiesti per Biolo, e allo stesso tempo non possiamo permetterci di cedere nessuno, soprattutto in difesa, perché numericamente siamo già al limite. Quindi, almeno per ora, dovremo continuare con gli stessi uomini della stagione precedente, dove comunque non eravamo andati lontanissimi da una qualificazione europea. La stagione parte con qualche incertezza, alterniamo buone risposte a momenti in cui la squadra sembra ancora in rodaggio, soprattutto dal punto di vista difensivo. Il segnale più chiaro arriva all'esordio contro il Nizza, dove cadiamo 2-1. Una sconfitta che brucia perché è maturata in una gara equilibrata, ma che ci ricorda subito quanto la Ligue 1 non perdoni nulla. Settembre ci vede crescere in compattezza e nelle letture offensive. Iniziamo a trovare continuità, a costruire gioco e a gestire meglio i momenti complicati delle partite. Il picco del mese arriva contro il Marsiglia, battuto 2-0 in trasferta, una prestazione da grande squadra. Solidi dietro, cinici davanti. Ottobre è il mese la conferma, squadra più matura, risultati più pesanti e una mentalità che finalmente sembra la zona europea. Il momento simbolo è la vittoria 3-2 contro il Monaco, una partita folle, ribaltata con carattere e qualità. 3 punti che ci spingono a credere davvero nell'obiettivo stagionale. Ad inizio novembre rallentiamo, troppe disattenzioni, soprattutto difensive, e una condizione fisica non brillante ci mettono in difficoltà e il PSG ci punisce senza pietà. Perdiamo 6-3 in una gara spettacolare ma sbilanciata, dove il nostro attacco ha funzionato, ma la nostra fase difensiva non è praticamente mai esistita. Ma contro Strasburgo e lì troviamo 2 vittorie fondamentali per la corsa europea. Dicembre intanto è di transizione, vinciamo con Lorient e Tolosa prima della pausa invernale e arriviamo a gennaio con il Saint Etienne stabilmente al 6° posto, in piena zona Conference League. Siamo nel gruppo delle migliori, vicini al 5° e distanti dal 7°, un piazzamento che dà fiducia ma che non permette cali di concentrazione. Il mercato resta fermo, anche i pacchetti non ci offrono soluzioni e alla fine decido di investire tutto su staff e settore giovanile per costruire il futuro del club. Il nuovo anno si apre con risultati altalenanti, qualche buon segnale, ma anche errori che continuiamo a portarci dietro e il campionato ci presenta subito un ostacolo enorme, perché contro il Stade Rennais arriviamo corti, lenti, imprecisi e perdiamo 3-1 senza mai dare la sensazione di poterla riprendere. Febbraio invece è il mese della reazione, la squadra ritrova compattezza, difende meglio e gestisce con più maturità le partite punto a punto e il momento chiave arriva contro il Nantes, dove vinciamo 2-1 grazie a una prestazione finalmente convincente che rimette in moto entusiasmo e classifica, nonostante le sconfitte contro Nizza e PSG. Marzo è un mese breve ma fondamentale, poche partite e 0 margini d'errore e infatti portiamo a casa punti pesantissimi, soprattutto nello scontro diretto con il Tolosa che battiamo 2-0 con una prova solida, adulta e da squadra che non vuole mollare la corsa all'Europa. Aprile però ci rimette subito con i piedi per terra, continuità zero, prestazioni che oscillano e troppe disattenzioni difensive e il colpo più duro arriva contro il Marsiglia che ci travolge 6-1 lasciandoci senza idee e senza alibi. Una lezione pesante ma necessaria perché ci dà la forza nell'ultimo mese di provare a spingere, ma la fatica della stagione si fa sentire. Raccogliamo 2 punti che ci mantengono comunque in corsa europea grazie a pareggi contro Strasburgo e Lille, 2 sfide dure in cui salviamo l'orgoglio e la posizione in classifica. Chiudiamo infatti al 6° posto conquistando l'accesso ai playoff di Conference League, ma grazie alla vittoria della Coppa da parte di una delle squadre davanti riusciamo ad accedere addirittura all'Europa League. In vetta dominio quasi totale del PSG che si prende il titolo con una continuità impressionante, lasciando solo le briciole alle inseguitrici. Il nostro MVP è Aymen Moufek, cuore e motore del centrocampo, 36 presenze, qualità in impostazione, aggressività nei duelli e azioni decisive nei momenti più delicati. 7 gol e 8 assist a centrocampista, e lui l'anima della nostra terza stagione. Nella quarta stagione la dirigenza ci chiede nuovamente la metà classifica, ma visto che già nella terza avremmo dovuto qualificarci per una competizione europea, è chiaro che questa metà classifica va ormai interpretata come parte alta della graduatoria. Questa volta però abbiamo a disposizione 16 milioni di budget e forse potremo davvero intervenire per migliorare la rosa. Il primo pacchetto infatti ci regala subito un nome interessante: Yaya Fofana, portiere ivoriano, più giovane e più strutturato rispetto all'attuale titolare. Dal secondo pacchetto peschiamo Dennis Mann,
esterno rapido e promettente, perfetto per aumentare la qualità delle rotazioni, che è esattamente l'obiettivo di questa sessione di mercato. Sulla stessa linea, nel terzo pacchetto, individuiamo Schouten, mediano fisico, intelligente e soprattutto acquistabile a un prezzo accessibile. Nel quarto pacchetto, invece, nascosto tra le carte speciali, spunta Jutgla, una punta d'esperienza che potremmo portare a casa senza sforare il budget. Ora non resta che vedere cosa riusciremo davvero a concretizzare per rinforzare la squadra. Con il primo vero colpo della sessione portiamo a casa Jerdy Schouten. Per 12 milioni e mezzo otteniamo solidità immediata in mezzo al campo e un giocatore già formato, letture difensive eccellenti, posizionamento pulito e tecnica sufficiente per impostare dal basso. Il profilo perfetto per dare equilibrio alla nostra squadra. Per finanziare parte del mercato salutiamo N'Guessan, che parte a Lausanne per 1,8 milioni. Una cessione utile visto lo scarso minutaggio nelle ultime stagioni. Stessa sorte per François Auger, direzione Sporting Kansas City per 1.450.000 euro, anche lui fuori dal nostro progetto tecnico. Dai pacchetti arriva l'occasione giusta, come abbiamo visto, Dennis Mann, preso per 4 milioni. Velocità devastante, buon tiro e ottima conduzione palla. Mann diventa subito un'arma utile a partita in corso, perfetto per spaccare le difese stanche. Proseguiamo con le uscite. Boachi vola al Silkeborg per 2,2 milioni, una scelta scontata visto l'arrivo di Mann in squadra, che lo avrebbe relegato a terza opzione sulla fascia destra. E poi chiudiamo proprio per lui, Ferran Jutgla. Con poco più di 3 milioni inseriamo in rosso una punta d'esperienza, abile nel dribbling e nelle rifiniture, che possa prendere il posto di N'Guessan e far rifiatare la nostra punta titolare. E infine promuoviamo in prima squadra il gioiello della nostra Academy, François Domolen, terzino destro dal potenziale 92-94, velocità incredibile e margini enormi. Iniziamo la stagione puntando forte su di lui, senza intervenire sul mercato. Nelle ultime ore chiudiamo il mercato con la cessione di Bernauer, il difensore centrale meno utilizzato in queste prime 3 stagioni, che si accasa al Gaziantepspor per poco più di 2 milioni. Con una panchina più forte e con la crescita dei nostri titolari che non si è mai fermata, possiamo dare inizio alla nostra quarta stagione. La stagione parte con un segnale potentissimo, la squadra gioca un calcio brillante, intenso, pulito e dopo un avvio solido arriva la partita simbolo del mese ed è un trionfo totale. Il 5-1 rifilato a Lille è un messaggio chiaro, la dimostrazione che quest'anno possiamo davvero puntare in alto. Una prestazione dominante che accende l'entusiasmo e dà subito peso al nostro progetto. Settembre ci mette subito alla prova su 2 fronti, ma la squadra risponde con maturità. In campionato continuiamo a crescere, mentre in Europa viviamo finalmente il nostro ritorno sul palcoscenico continentale. Contro il Ferencváros arriva una vittoria sofferta ma preziosissima, 2-1, 3 punti e un esordio europeo che ci dà fiducia. Ottobre invece è il mese in cui la squadra mostra carattere, prestazioni solide, risultati pesanti e soprattutto una partita da ricordare. La vittoria 3-2 contro il Monaco, una battaglia decisa nei dettagli e affrontata con personalità. È uno di quei successi che cementano il gruppo e confermano la nostra candidatura ai piani altissimi dalla Ligue 1, grazie a 3 mesi da imbattuti. A dicembre arriva il primo vero stop della stagione. Nonostante alcune buone prove in campionato, la serata di Europa League a Londra si trasforma in una lezione durissima. Il Chelsea ci batte 3-1, mostrando tutta la differenza d'esperienza a questi livelli. Dicembre scorre tra risultati positivi e una squadra sempre più consapevole. Chiudiamo infatti l'anno con una prestazione matura, 2-1 contro Le Havre, partita sporca, complicata, ma portata a casa con ordine e attenzione. È il simbolo di una squadra che sa vincere anche quando non brilla ed è proprio questo che fa la differenza nelle stagioni importanti. A inizio gennaio succede ciò che solo pochi mesi fa sembrava impensabile. Siamo primi in classifica. Un girone d'andata straordinario costruito su continuità, identità e vittorie pesanti. Il PSG e il Marsiglia inseguono, ma oggi la vetta è nostra e ora tutto dipende da noi. La squadra sta giocando un calcio solido e convincente, quindi non tocchiamo nulla, nessun mercato, piena fiducia in questo gruppo. Il nuovo anno riparte tra alti e bassi. In campionato la squadra continua a mostrare solidità e identità, ma il primo colpo duro arriva subito in Coppa di Francia. Contro il Nizza perdiamo 4-3 in una gara folle, giocata a viso aperto fino all'ultimo secondo dei supplementari. Il mese successivo la squadra reagisce da grande gruppo, prestazioni convincenti, gioco fluido e punti pesanti raccolti con continuità, una dimostrazione di forza che certifica quanto questa rosa sia maturata rispetto alle scorse stagioni. Marzo è il mese più amaro, in campionato teniamo botta, ma in Europa League arriva il passo falso che non volevamo. Agli ottavi contro l'Anderlecht perdiamo entrambe le partite, un doppio confronto che ci esclude dalla competizione e lascia la sensazione di aver mancato un'occasione importante. Una ferita che però farà parte del nostro percorso di crescita. Ad aprile torniamo a marciare forte in Ligue 1, vittorie, continuità e un gruppo sempre più consapevole, in un finale di stagione intensissimo. Il mese che chiude la stagione è un trionfo di maturità, 2 vittorie nette, una squadra che controlla, segna, soffre il giusto e porta a casa tutto ciò che serve. Con questo sprint finale blindiamo un campionato straordinario, chiudendo però secondi a pari punti col PSG, autori di una stagione indimenticabile, in cui brucia la sconfitta per 3-0 contro i pareggini di marzo, quando, complice il morale a terra per l'eliminazione in Europa League, abbiamo perso tanti punti, ma restiamo comunque una delle squadre più sorprendenti
dell'intera Ligue 1. Il nostro migliore in campo in questa stagione è senza dubbio Pierre Croix, una stagione monumentale a centrocampista totale, alla sua prima da titolare a centrocampo. 42 presenze, 10 gol, 18 assist, leadership silenziosa e un'evoluzione tecnica impressionante. È lui il cuore pulsante della nostra corsa. Anche nella quinta stagione la dirigenza ci chiede una qualificazione alle competizioni europee, ma questa volta il budget è finalmente di quelli seri. Sono infatti 44 milioni messi a disposizione per rinforzare la squadra e questo ci permette di aprire i pacchetti con un livello di fiducia completamente diverso. Il primo pacchetto nasconde due nomi molto interessanti nelle ultime carte: Carlos Augusto, che potrebbe alzare subito il livello sulla fascia sinistra, e Pobega, che rappresenterebbe un ottimo rinforzo per le rotazioni a centrocampo, soprattutto considerando il suo costo contenuto. Il secondo pacchetto non entusiasma e probabilmente da lì non arriverà nessuno, ma nel terzo troviamo Kadioglu, un terzino destro completo che potrebbe migliorare la qualità della rosa. Con l'ultimo pacchetto invece arriva la possibilità di intervenire tra i pali. Il nostro portiere storico ha ormai raggiunto un'età avanzata e non sta più crescendo, mentre Fofana è un profilo affidabile, più giovane e perfetto per garantire sicurezza a lungo periodo, e non è la prima volta che esce dai pacchetti. Apriamo il mercato con una scelta dolorosa ma necessaria. Macon saluta dopo anni importanti qui a Saint Etienne. L'offerta della Nasr è troppo alta per essere rifiutata e ci permette di finanziare il resto della sessione. Subito dopo chiudiamo per Tommaso Pobega, un box to box affidabile, fisico e perfetto per aumentare le rotazioni in mezzo al campo, senza spendere una fortuna. Non sarà una star, ma esattamente il tipo di giocatore che completa una squadra che vuole crescere. Subito dopo salutiamo anche Badu Binsika, direzione Estrela Amadora, una gestione minore, ma che alleggerisce la rosa e libera spazio salariale. Il colpo grosso arriva con Kadioglu, terzino completo, moderno e dinamico. È lui il rinforzo che può farci fare un vero salto di qualità sulle fasce. Velocità, dribbling, intelligenza tattica, Ferdi è un titolare garantito, un investimento pesante ma perfetto per le nostre ambizioni europee. Infine lasciamo partire Cameron Columbus Crew, scelta logica, il suo spazio era ridotto e la cifra è buona per un giocatore non più centrale nel progetto. E con i soldi in entrata possiamo puntare in alto. Arriva infatti Yaya Fofana per 20 milioni e basta guardare le sue statistiche per capire perché lo abbiamo scelto. Riflessi, tuffo e reattività da primo della classe. È il profilo perfetto per accompagnarci nelle prossime stagioni. E proprio per questo salutiamo l'Arson Air, destinazione Strasburgo, per 14 milioni. Una gestione importante che completa il passaggio di consegna in porta. Ma non finisce qui, perché con oltre 20 milioni portiamo a casa anche Carlos Augusto, terzino solido, esperto, fisico e con grande corsa. Un innesto che può cambiarci davvero la fascia sinistra. I numeri lo confermano: 82 di overall, ottima difesa, dribbling sopra la media e una crescita già completata. Un colpo di livello assoluto per questa stagione. In chiusura salutiamo anche Annan, che vola al NAC Breda per 2,1 milioni. Un'operazione scontata ma utile per alleggerire la rosa e concentrare il progetto sui titolari veri, dopo che il suo spazio è stato occupato dalla coppia Carlos Augusto-Zinchenko. Con una rosa che può contendere al titolo, iniziamo con grande fiducia la nostra quinta stagione, la prima che ci vedrà impegnati anche in Champions League. Agosto ci accompagna dentro una partenza semplicemente perfetta. La squadra vola, il ritmo è già altissimo e le sensazioni sono quelle di un gruppo che sa esattamente dove vuole arrivare. Settembre ci riporta alla realtà di una stagione lunga e piena di ostacoli. In campionato continuiamo a fare il nostro, ma il grande appuntamento è l'esordio in Champions. Contro il Liverpool ce la giochiamo alla pari. Andiamo anche vicini all'impresa, ma alla fine perdiamo 3-2 in una partita spettacolare. Una sconfitta che brucia, ma che conferma che questo gruppo può competere anche a quei livelli. Ottobre diventa il mese della maturità. La squadra cresce, trova continuità e soprattutto mostra carattere nelle notti europee. Lo capiamo nella sfida con lo Sporting Lisbona, una gara complicata, intensa, che portiamo a casa 2-1 grazie a una prova di personalità. È qui che inizia davvero il nostro cammino europeo. Novembre è puro dominio. Vinciamo, convinciamo e non concediamo respiro agli avversari, mostrando una superiorità tecnica e mentale impressionante. La partita simbolo del 4-0 rifilato a Lione, una prestazione totale di quelle che fanno rumore in tutta la Ligue 1. Qui capiamo che possiamo puntare davvero in alto. Dicembre ci regala la conferma definitiva che questa squadra non ha paura di nessuno. Il ritmo resta altissimo, i risultati continuano ad arrivare e la vittoria più pesante è il 2-0 contro il PSG. Solidi, coraggiosi, impeccabili. Un successo che ci proietta al primo posto a gennaio e che cambia completamente le ambizioni della nostra stagione. Arrivati a gennaio siamo infatti primi con margine, grazie a un girone d'andata quasi perfetto. 14 vittorie in 16 partite, miglior attacco e miglior difesa e soprattutto una mentalità che sembra ormai quella di una squadra costruita per vincere. La lotta al titolo è apertissima, ma ora siamo noi a guidarla. Ma ovviamente il destino decide di complicarci la vita. Il nostro fuoriclasse, Lucas Stassen, chiede la cessione e davanti ai 190 milioni e mezzo offerti alla Aston Villa non potevamo certo tirarci indietro. Una cifra enorme, impossibile
da rifiutare, ma che ora ci costringe a trovare un sostituto all'altezza, e per farlo avremo solo 2 pacchetti a disposizione. Il primo però è già quello buono. Per una volta la fortuna gira dalla nostra parte, perché in mezzo a tutte le carte spicca Ekitike, una delle punte francesi più promettenti del panorama mondiale. E anche il secondo pacchetto non è da meno, c'è addirittura Saka, anche se dubito che il budget ci permetterà di prenderlo dopo l'acquisto dell'attaccante, ma c'è anche Doku, e lui sì che mi ispira parecchio. Non esitiamo, ci presentiamo alle porte del Brentford con 100 milioni in contanti e portiamo a casa la nostra nuova punta centrale, Ugo Ekitike. 88 di overall, 91 di velocità, 85 di tiro, 86 di dribbling. Un attaccante completo, tecnico e già formato, perfetto per guidare il nostro reparto offensivo. Cediamo anche Cardona, il titolare della fascia destra, per poco più di 12 milioni e liberiamo spazio per Doku, che arriva dal Manchester City per 44 milioni di euro, 85 di overall, 94 di velocità, 89 di dribbling e 75 di tiro. L'anno si apre con una nuova vittoria convincente in campionato, ma il primo vero ostacolo arriva subito, la Supercoppa contro il PSG, e purtroppo è una partita senza storia. Perdiamo 3-0, travolti dal loro ritmo e dalla loro qualità. In campionato poi le cose non migliorano, usciamo anche dalla Coppa e chiudiamo il mese con la sconfitta per 3-1 contro il Marsiglia, in un gennaio totalmente complicato. Per fortuna a febbraio arriva una reazione attesa e necessaria. In campionato battiamo il Paris FC, poi firmiamo una vittoria fondamentale contro il Lione, 3-1, partita solida costruita con personalità e qualità. Una gara che ci restituisce certezze e soprattutto fiducia nel nuovo assetto offensivo, perché nel frattempo ho cambiato leggermente la tattica, passando a un gegenpressing. Marzo è il mese della Champions e qui la squadra si trasforma. Contro il Porto giochiamo 2 partite perfette, prima vinciamo 2-1 in trasferta, poi chiudiamo il conto con un 3-1 dominante davanti ai nostri tifosi. È una qualificazione costruita con autorità, mostrando un calcio maturo e finalmente europeo. Ad aprile ci aspetta la Real Sociedad, una squadra ostica, organizzata, difficile da affrontare. All'andata infatti pareggiamo 2-2, una gara equilibrata, piena di duelli, ma al ritorno saliamo di livello. Vittoria 2-0, prestazione pulita, controllata dall'inizio alla fine. Un passaggio del turno meritato che ci proietta sempre più lontano nel nostro percorso europeo. A maggio però arriva la delusione più grande. Contro l'Arsenal lottiamo fino all'ultimo, ma perdiamo 3-2, una partita folle, piena di emozioni e rimpianti, con lo stesso identico copione dell'andata, conclusasi con lo stesso punteggio. Usciamo quindi dalla Champions con l'amaro in bocca. In semifinale, alla nostra prima apparizione dopo tantissimi anni, ma in campionato chiudiamo con orgoglio, travolgendo lo Strasburgo 3-1 nel finale. È una vittoria che sigilla una stagione semplicemente straordinaria. Ed è ufficiale, siamo campioni di Francia. 85 punti, 27 vittorie, miglior attacco e solidità crescente nel corso della stagione. Una corsa impressionante che ci porta sul tetto della Ligue 1, davanti a Monaco e PSG, e il coronamento di un progetto che continua a crescere anno dopo anno. Il migliore della stagione è lui, Zurigo Davitashvili, 21 gol, 12 assist, una costanza clamorosa sia in Ligue 1 che in Champions, sempre decisivo, sempre presente nei momenti chiave. La sua media voto parla da sola, 7.73, leader tecnico ed emotivo di questa squadra, il nostro trascinatore. Il video potrebbe concludersi qui, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ringrazio tutti quelli che l'hanno seguito fino a questo momento, ma quella Champions sfuggita all'ultimo mi sta disturbando più del dovuto e quindi ho intenzione di giocare almeno un'altra stagione per tentare davvero l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie. La dirigenza, nonostante il campionato vinto, ci chiede soltanto la qualificazione in Champions e questa volta mette sul tavolo 65 milioni di euro, cifra che potrà crescere col torneo precampionato e con le eventuali cessioni di alcuni giovani che purtroppo non sono cresciuti abbastanza. Ma prima di muoverci sul mercato dobbiamo aprire i nostri 4 pacchetti. Il primo è subito molto interessante, con Schlotterbeck, Lookman e Condé come profili che potrebbero davvero tornarci utili. Il secondo invece è l'opposto, non c'è nessun upgrade che valga la pena considerare e anche il terzo è deludente, con gli unici 2 giocatori che mi avrebbero convinto ormai già ritirati. E non per ripetermi, ma anche il quarto non ci offre nulla di veramente utile. Cominciamo quindi dalle cessioni, perché 2 giovani del nostro settore giovanile lasciano il club. Meunier vola al Plymouth per poco più di 3 milioni, una cifra utile per fare spazio e accumulare un piccolo tesoretto. Poco dopo salutiamo anche Julen Mendes, diretto al Cluj per 1,7 milioni. Un'altra scelta logica, visto che il suo percorso di crescita si era ormai fermato. E con queste uscite possiamo finalmente piazzare il colpo da 90 che aspettavamo, perché investiamo gran parte del budget e ci portiamo a casa Nico Schlotterbeck dal Borussia Dortmund, pagato 74,7 milioni di euro, un difensore immenso, 88 di overall, fisico dominante, 87 in difesa, grande personalità e una crescita ormai completata. Esattamente il profilo che
ci mancava per compiere l'ultimo salto di qualità in difesa. L'avvio di stagione, infatti, è semplicemente perfetto. La squadra entra in campo con fiducia, domina il gioco e porta a casa punti pesanti. La vittoria per 2-0 contro lo Strasburgo è il segnale più forte, una partita solida, controllata dall'inizio alla fine e che conferma subito la nostra voglia di tornare a lottare per il titolo. Settembre ci regala emozioni forti. In campionato arriva la vittoria più pesante del mese, quel 3-1 rifilato al PSG che certifica il nostro status da contender. Ma in Champions arriva anche la prima ferita, lo 0-1 contro il Bayern Monaco, partita equilibrata, decisa da un minimo dettaglio, un calcio d'angolo, che ci ricorda quanto sia alto il livello della competizione. Poi si arriva a ottobre, che è il mese della crescita definitiva, continuità nei risultati, prestazioni convincenti e soprattutto un capolavoro europeo, il 7-1 all'AEK Atene, che è una dichiarazione di guerra alla Champions League. A novembre la squadra entra in modalità mostro, vinciamo, convinciamo e in Champions arriva una delle pagine più belle della stagione, il 5-2 Real Madrid. Non è solo un risultato, è una dimostrazione di forza pura. Abbiamo dominato tatticamente e tecnicamente una delle squadre più forti del mondo. Dicembre porta qualche scossa, con risultati altalenanti e un ritmo meno costante. Il focus è sulla sconfitta per 3-1 contro il Monaco, una gara complicata con tanto turnover, in cui abbiamo faticato a controllare il centrocampo e siamo stati puniti nei momenti decisivi. Arrivati a gennaio siamo comunque in vetta alla Ligue 1, 39 punti, miglior attacco del campionato e una solidità che ci tiene davanti a Marsiglia e Nizza. La corsa al titolo è apertissima, ma siamo noi il riferimento alla stagione e ora arriva il momento di dimostrare di poter restare lì fino alla fine, anche senza mercato, perché la squadra è forte e lo sta dimostrando. Il 2031 si apre nel migliore dei modi, solleviamo subito il primo trofeo dell'anno, demolendo il Paris Saint-Germain per 4-0 in Supercoppa, una prestazione dominante, brillante, che mette in chiaro le nostre intenzioni. Questo gruppo non è sazio, vuole tutto. In campionato proseguiamo con ritmo altissimo, battiamo il Reims 1-3 e poi avanziamo anche in Coppa con un 4-1 autoritario. È un mese perfetto, di quelli che danno slancio all'intera stagione. A febbraio continuiamo a correre, in Coppa distruggiamo il Lille 3-0 e poi Lens 1-3, mentre in campionato arriva uno dei risultati più pesanti dell'anno, 4-1 contro il Monaco, un successo esterno che ci vendica e conferma la nostra solidità anche nei big match. Marzo è il mese della Champions ed è un mese di battaglie. Agli ottavi affrontiamo il Benfica, vinciamo 1-5 all'andata con una prestazione devastante, ma al ritorno, con tante riserve in campo, soffriamo più del previsto, perdendo 3-4 ma avanzando comunque. Nonostante la sconfitta, il passaggio del turno non è mai stato davvero in discussione. In campionato arrivano anche uno 0-4 sul Nizza e un 6-1 sull'Olympique Marsiglia. Continuiamo a spingere, continuiamo a spaventare chiunque ci incontri. Aprile invece è un mese di montagne russe. Nei quarti Champions troviamo il Manchester City. All'andata vinciamo 1-6, un risultato clamoroso, storico, un manifesto di forza pura. Ma al ritorno il City reagisce e ci punisce. Perdiamo 1-2, ma la qualificazione resta saldamente nelle nostre mani. In campionato manteniamo il passo e nelle semifinali di Champions contro il Barcellona iniziamo con un successo strepitoso, 5-1 nella gara d'andata al Camp Nou, un altro segnale al mondo. E maggio è il mese che può entrare nella leggenda. In Coppa di Francia battiamo il Lione 3-0 e solleviamo il trofeo. Poi, nella semifinale di ritorno di Champions, chiudiamo i conti contro il Barcellona con un altro 3-0, un doppio confronto perfetto che ci spalanca le porte della finale. In campionato continuiamo a vincere e ormai la squadra gioca con la serenità di chi sente che il destino la sta chiamando. Chiudiamo la Ligue 1 con 83 punti, frutto di 26 vittorie, 5 pareggi e solo 3 sconfitte. Miglior attacco, una delle migliori difese, miglior differenza reti. Una stagione semplicemente dominante che ci consegna un altro titolo nazionale e la consapevolezza di essere diventati una delle squadre più forti d'Europa. E adesso resta solo l'ultimo passo, la partita che può cambiare tutto, la notte che può riscrivere la storia del San Etienne. Dopo aver battuto Benfica, Manchester City e Barcellona, ci ritroviamo davanti proprio loro, il Paris Saint-Germain, la squadra che ci ha guardato dall'alto per anni, il gigante che per troppo tempo ha dominato la Francia. È il derby più importante della nostra vita e la possibilità di realizzare un sogno che sembrava impossibile. È la finale della UEFA Champions League e stavolta siamo pronti a prenderci di tutto. Questi sono gli 11 uomini che scenderanno in campo per noi. Per la prima volta dopo 6 stagioni li potete vedere al massimo del loro potenziale e con overall decisamente diversi, pronti a prendersi l'ultimo trofeo che manca in questa stagione, in questa carriera. Ci siamo dunque, è la notte che vale un'intera stagione, è la partita da cui uscirà il nome della nuova regina d'Europa, è la finale della Champions League. Sfida che si svolgerà nello splendido scenario della Fußball Arena München.
di Monaco di Baviera. La finale comincia con il PSG che muove il primo pallone, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di snaturare il nostro gioco. Il nostro nuovo schema offensivo, fatto di pressing feroce e ripartenze immediate, resta la nostra arma anche qui, nella partita più importante della stagione. E basta davvero pochissimo per far capire al mondo che siamo arrivati preparati. Al quarto minuto recuperiamo palla e partiamo in contropiede. Ekitike controlla a centrocampo, vede il movimento di Doku e lo serve nello spazio. Il belga diventa imprendibile, accelera come solo lui sa fare, arriva davanti al portiere e con una lucidità glaciale apre il piatto mancino, piazzandolo alle spalle di Chevalier. E non è finita, passano appena 7 minuti e arriva già il raddoppio. E qua pesca un filtrante geniale per Ekitike, che carica il destro e incrocia sul palo lontano, rendendo del tutto inutile il tuffo del portiere. Siamo 2-0, un avvio semplicemente devastante, ma non intendiamo fermarci. È una finale di Champions, vogliamo dominare, vogliamo dimostrare chi è davvero la squadra migliore di Francia ed Europa. Doku prende palla sulla destra, guarda in mezzo e crossa perfettamente per qua che arriva in terzo tempo. Il colpo di testa è ottimo, ma Chevalier riesce a respingerlo con una mano. Decidiamo allora di rallentare un minimo il ritmo, senza però rinunciare alle nostre ripartenze. E infatti, al 39esimo colpiamo ancora. Doku ed Ekitike scambiano nello stretto, chiudono un triangolo lunghissimo che libera il francese al tiro. Altro destro incrociato, altro palo lontano, altro gol. Siamo 3-0 e la partita sembra avviata verso una direzione chiarissima. Nel finale del primo tempo il PSG prova a rientrare. Dopo una mischia in aria, Kvaratskhelia calcia dal centro, ma Fofana si allunga e con la punta delle dita la devia in angolo. È un intervento enorme che ci permette di andare negli spogliatoi con 3 gol di vantaggio. Riparte la ripresa e il PSG prova subito a rianimarsi. Barcolacci prova da lontano, ma il tiro è innocuo per Fofana e noi rispondiamo subito. Doku riceve, punta l'uomo, entra in aria con una serpentina fulminea e calcia, ma stavolta Chevalier è attento. Eppure il PSG non si arrende. Barcola trova Dembélé in aria, l'attaccante controlla, si gira sul mancino e la piazza all'angolino. È 3-1, ma dura pochissimo. Passa appena un minuto e ristabiliamo le distanze. Ekitike viene lanciato ancora una volta in profondità da Ekwa, si presenta davanti a Chevalier e con un rasoterra preciso firma la sua tripletta personale. E lui non ha ancora finito. Un quarto d'ora dopo mette un pallone velenoso al centro, il portiere devia, la palla rimane viva grazie al nostro giocatore che combatte fino all'ultimo e arriva un altro tiro deviato, ma il risultato non cambia. Restiamo sul 4-1 per altri 4 minuti, perché poi Ekitike decide che 3 gol non bastano. Calcia una bomba dal limite, Chevalier respinge, ma sulla ribattuta arrivano insieme un difensore e Scouten e la palla carambola in rete. Non so esattamente come, ma è 5-1. Nel finale Dembélé è l'unico del PSG a non mollare, salta due difensori, entra in area e segna la sua doppietta, ma ormai è troppo tardi. Arriva il triplice fischio. Il Saint Etienne è campione d'Europa, la prima Champions League della nostra storia, conquistata proprio contro chi ci aveva strappato il trono di Francia. Un finale semplicemente perfetto. Vi lascio un attimo ai festeggiamenti per respirare e ci risentiamo tra poco. Anche coloro che non li ritenevano in grado di vincere un trofeo così importante, ma la verità è una, quella del campo, e il duro lavoro oggi è stato ripagato. Sono sul tetto d'Europa, Lele. Si avvera il sogno che molti di questi ragazzi avevano fin da bambini. La schermata finale conferma il trionfo e ci incorona sul tetto d'Europa. L'MVP della stagione non può essere che lui, Ugo Ekitike, con numeri da fuoriclasse assoluto e probabilmente da pallone d'oro. 54 presenze, 55 gol, 28 assist e una media voto oltre l'8,5. Ma ci tengo a premiare anche chi questa carriera l'ha costruita con noi fin dal primo giorno. Davidashvili, per esempio, cresciuto da 74 a 91 di overall, autore di una valanga di gol e assist con la nostra maglia e simbolo del nuovo Saint Etienne. Accanto a lui Ekwa e Mwefek, due centrocampisti su cui all'inizio non avrei scommesso e che invece si sono rivelati fondamentali, dominanti, determinanti in ogni competizione. Due colonne portanti di un progetto che oggi si compie nel modo più grande possibile. Il Saint Etienne è tornato e stavolta è tornato per restare. Ma direi che per oggi è tutto. È stato un viaggio incredibile e mi sono davvero molto divertito durante tutto il corso della carriera. Spero che vi siate divertiti anche voi e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!